Ciao amici, ciao amiche, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare delle Slavic Dolls. E no, non sto parlando di queste, ovvero bamboline come matrioshke e altre bambole tipiche dei paesi slavi dell'Est Europa, ma sto parlando di loro, ovvero delle supermodelle iconiche che hanno sfilato per i più grandi brand di moda al mondo. Sexy. Con il termine Slavic Dolls ci si riferisce a una categoria di modelle originarie dell'Europa dell'Est, dell'Europa orientale e diventate molto famose nei primi anni 2000. Sono ragazze nate tra gli anni 80 e 90, prevalentemente russe, bielorusse, ucraine e polacche, ma ovviamente non solo, e dette anche modelle di seconda generazione, in quanto negli anni precedenti, negli anni 80-90, avevano sfilato già delle modelle provenienti dall'Europa orientale, prevalentemente ceche, slovacche ed estoni, nate tra gli anni 60 e 70. Perché oggi siamo qui a parlare di loro, a parlare delle Slavic Dolls? Allora, oltre al fatto che io amo e ho sempre amato questa categoria di modelle e che il mio canale parla di Est Europa e spazio ex sovietico a 360 gradi, ci sono degli altri motivi. Uno di questi è che questa categoria di modelle è tornata in auge negli ultimi anni grazie a dei trend di TikTok e Instagram, i quali vedono in periodo autunnale-invernale molte ragazze pubblicizzare dei look ispirati, diciamo, all'abbigliamento tipico delle ragazze dell'Est Europa. Non stiamo parlando di un abbigliamento che si rifà ai vestiti tradizionali, ma ad un abbigliamento che ha preso piede negli ultimi decenni, quindi con pellicce, colbacchi, vestitini, tutte queste cose qua. E ovviamente le Slavic Dolls sono il volto di questa estetica. Un'altra ragione è che queste modelle sono tornate di moda perché nell'ultimo periodo è tornato di moda un canone estetico più simile a quello degli anni 2000, quindi ahimè purtroppo rivolto a una magrezza estrema, meno body positive, meno inclusivo, come per l'appunto quello delle supermodelle di quel periodo, tra cui soprattutto le Slavic Dolls, perché molto spesso come canone di bellezza vengono prese proprio le Slavic Dolls. Queste modelle oggi sono forse più conosciute di quanto non lo fossero nei primi anni 2000, quando per l'appunto sono diventate delle modelle, e questo perché adesso si sa molto di più della loro vita e per l'appunto sono state riscoperte. La loro riscoperta non è dovuta solo ai motivi che vi ho appena detto, quindi alla loro bellezza e alla loro fisicità, ma anche alle vibes che trasmettono e a ciò che esse rappresentano. Infatti loro rappresentano la ragazza venuta dal niente che è riuscita a sfondare, che è riuscita a diventare una supermodella, che è riuscita a sfilare per i più grandi brand di moda del mondo. Una ragazza cresciuta nella più totale povertà in quello che era il mondo post-sovietico. Poor girl selling fruits on the street. It's true, and I know, trying to survive. Non bisogna dimenticare però che la vita di queste ragazze è stata molto dura, sia prima che dopo la loro scoperta. Infatti è vero che prima venivano da condizioni molto difficili di povertà, ma il mondo della moda non risparmia nessuno. Oggi in questo video vedremo la nascita di questo fenomeno delle Slavic Dolls e gli aspetti un po' oscuri, anzi senza un po' oscuri,
che appunto stanno dietro alla nascita di questo fenomeno, mentre nel prossimo video approfondiremo l'argomento di come l'industria della moda abbia distrutto la vita di tantissime ragazze, di tantissime anche Slavic dolls, analizzando nello specifico la storia di una Slavic doll, ovvero Ruslana Korshunova, una modella russo-kazaka, di cui però vedremo bene la storia la prossima volta perché merita un video a parte. Qual è il background di queste supermodelle? Come vi ho detto poco fa, sono modelle venute dal nulla, venute da quello che allora era il mondo post-sovietico. Rappresentano una sorta di Cenerentola dell'Est, venuta appunto dalla più completa povertà, da posti che allora, e anche adesso in realtà, sono sconosciuti e che sono riuscite a diventare delle icone. Ma perché diciamo che sono venute dal niente? Qual è il contesto sociale in cui sono nate e cresciute? Allora, nel 1991 l'Unione Sovietica collassò, smise di esistere e molte persone dentro e fuori i confini dell'ex URSS pensavano che la sua caduta avrebbe portato immediatamente a un sacco di beni provenienti dall'Occidente, a una maggiore ricchezza e ad uno stile di vita più agiato. Ma le cose andarono totalmente nel modo opposto. Infatti, ahimè, con il collasso dell'Unione Sovietica i negozi si svuotarono, il denaro perse rapidamente di valore, la povertà iniziò a dilagare, come anche la criminalità. La legge smise temporaneamente di significare qualcosa e subentrò il caos. Questo scenario si protrasse per tutti gli anni 90 e in parte per l'inizio degli anni 2000. Le ragazze cresciute in questo contesto sociale con problemi economici, famiglie distrutte per appunto problemi legati ai soldi o all'abuso di sostanze, all'abuso di alcol, a crimini, erano pronte a fare qualunque cosa per migliorare la propria vita e per migliorare la vita della propria famiglia. Allo stesso tempo, dall'altra parte, le agenzie, i brand, gli scout non persero un secondo e dopo il collasso dell'URSS andarono nei paesi dell'ex Unione a cercare nuovi volti che potessero dare una ventata di aria fresca ai loro brand, alle loro collezioni, andando a reclutare ragazze giovanissime di 14, 15, 16, 17 anni. Questo anche, ahimè, per poterle sfruttare. Basta pensare che una delle modelle, una delle Slavic doll più famose di quel periodo, ovvero Lada Razliakova, nonché una delle mie preferite insieme a Snežana Lotka, in una sola stagione ha sfilato per 91 show. Sono tantissimi, un'esagerazione, e anche questa è una forma di sfruttamento. Il fatto che loro siano diventate famose, che siano riuscite a svoltare la propria vita e che siano riuscite a sfilare per i più grandi brand del mondo non significa assolutamente, anzi, che non siano state sfruttate, anche perché il mondo della moda è estremamente tossico, lo è ora e lo era ancora di più in quegli anni. Ma nell'effettivo, perché le case di moda si sono interessate a queste ragazze? Perché sono andate in Europa orientale a cercare nuovi volti? Adesso lo vediamo. Le supermodelle degli anni 90 erano più notoriamente riconosciute come delle icone nell'industria della moda. Basti pensare a personaggi come Naomi Campbell o Kate Moss. E tant'è vero che la loro vita privata diventò quasi più interessante dei capi che indossavano in sfilata. E questo cosa portò? Portò le case di moda a dare molte più libertà, sia creative che personali, a queste supermodelle. Però col tempo la strabordanza appunto di queste supermodelle portò i brand a voler riportare l'attenzione sui capi, sulle loro collezioni. Ed è per questo che iniziarono a cercare nuovi volti, dando inizio a una vera e propria rivoluzione nell'ambito della moda. Rivoluzione che ebbe inizio nei primi anni 2000 e che prese il nome di effetto Prada. Miuccia Prada infatti è ritenuta la responsabile di questo processo, è
ritenuta la responsabile dell'aver riportato l'attenzione sui capi, sulle collezioni e averla tolta alle modelle. Per fare questo però cosa fece? Andò a ricercare nuovi volti proprio in Europa orientale. Andò a ricercare delle modelle che si somigliassero tutte, che avessero tutte delle caratteristiche molto simili, quindi capelli chiari, pelle chiarissima, occhi chiari, zigomi alti, mascelle scolpite, nasini piccoli, insomma. Andò a ricercare delle modelle che fossero tutte molto simili tra loro, in modo tale che le diversità tra l'una e l'altra non spiccassero troppo e che l'attenzione rimanesse tutta su ciò che loro indossavano. Ovviamente tutto questo enorme cambiamento nel settore della moda, tutta questa centralità delle modelle provenienti dall'Europa orientale non può essere attribuita esclusivamente al lavoro di Miuccia Prada, però lei è considerata, diciamo, l'apripista di questo fenomeno. Come vi ho detto a inizio video, io sono la prima che ama le Slavic Dolls, sia per la loro bellezza, perché io trovo che siano bellissime, sia per la loro tenacia. E allo stesso tempo amo tantissimo anche gli anni 2000, probabilmente perché erano gli anni in cui io ero bambina, quindi c'è una sorta di nostalgia, o forse perché ho la consapevolezza che a modo loro sono stati degli anni pieni di glamour e di opportunità, ma che purtroppo, ahimè, non torneranno mai più, ovviamente. Non lo so, secondo me ci sono più motivi dietro a questo mio amore per le Slavic Dolls e per gli anni 2000. Nonostante ciò, però, sono consapevole anche di tutti i lati oscuri, negativi che ci sono dietro, sia il fenomeno delle Slavic Dolls, sia lati negativi che hanno caratterizzato in generale gli anni 2000, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della moda, che probabilmente era ancora più duro di quanto non lo sia ora, in quanto richiedeva veramente dei canoni, dei fisici insani, irraggiungibili, dei fisici magrissimi, raggiungibili solo il nutrirsi con sigarette e caffè nero, quindi per l'appunto irraggiungibili. Quindi sì, so che è un periodo controverso, so che ci sono molti lati oscuri, ma allo stesso tempo non posso fare a meno di amare le Slavic Dolls e gli anni 2000. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se ci sono degli argomenti che vorreste che io approfondissi, magari degli argomenti che in questo video ho trattato un po' velocemente. Alcuni comunque li tratterò sicuramente nel prossimo video approfondimento dedicato a Ruslana Korshunova. E nulla, spero che questo argomento vi sia piaciuto, a me ha fatto super piacere parlare con voi delle Slavic Dolls. Fatemi sapere se voi conoscevate già questo fenomeno. Se le conoscevate già, fatemi sapere qual è la vostra Slavic Doll preferita. Le mie, ripeto, sono Vlada Rozliakova e Snezhana Nopka. Hi, I'm Vlada from Russia. Hi, my name is Snezhana. I'm from Ukraine. E nulla, io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo, vi saluto, vi mando un bacio e ciao!